Buongiorno a tutti, appena tornato dall'Alaska da 5 giorni, siamo saliti subito in Valle d'Aosta e per inaugurare la stagione oggi saliamo al Mont Chétif sopra Courmayeur. È una cima di 2400 metri che si vede già dalla piazza di Courmayeur. Non è tanto difficile, sono circa 400-500 metri di dislivello partendo da Prés des Pascal, si prende la funivia accanto alla Skyway. Oggi sono solo e prima escursione in solitaria e quindi con calma andiamo su. La cima è sopra di me perché non ci vuole tanto, un'oretta e un quarto se non ricordo male. È la terza volta che salgo e la prima nel lontano 2007-2008 con mio nonno, la seconda 2 annetti fa e adesso via con la terza. Quindi qui c'è il Monte Bianco, lo riprendo visto che al momento si fa vedere. Ora saliamo e ci vediamo più avanti. Ok, sono quasi a Cobra Zeluna. Quest'anno hanno aperto anche l'impianto che dalla Val Veni sale su. Se avessi preso questo avrei tagliato circa 1 chilometro e 100 metri di dislivello più o meno, ma non è un gran problema perché per salire sul Mont Chétif ci sono varie strade. Una parte direttamente da Courmayeur, meglio da Doullens, e c'è un sentiero attrezzato che prima o poi riuscirò a fare. L'altra parte dalla Mazovielle che è dall'altro versante e poi c'è questa che è quella che ho sempre fatto. Fa già calde, sono le 9:30 del mattino. Ora siamo al Cobra Zeluna dove rifiatiamo un attimo e poi proseguiamo con la salita. Nel frattempo vi faccio vedere qualche panorama sulla Val Veni che da qui si vede molto bene. Quella che avete visto prima e che vedete anche ora è la Val Veni con in fondo il confine di Stato, il là c'è la Francia. Questo qui sotto di noi è Planchet-Cruit e di lì tutte le montagne della Valle d'Aosta. Là in fondo da qualche parte dovrebbe esserci il famoso lago d'Arpy. Ora abbiamo cominciato la salita, subito dopo i 2 arrivi della seggiovia si prende il sentiero numero 5, si lascia la mulattiera e si parte subito con sentierino stretto e pietraia. Diciamo che la mia parte preferita questa, anzi veramente la parte preferita arriva tra poco e vedrete perché è davvero molto bella, almeno a me piace tantissimo. Ok, lì vedete ci sono i segnali per andare giù dall'altra parte, vi dicevo, verso Doullens e verso Planchet-Cruit. Di qua invece c'è il mio pezzo preferito, ovvero entreremo a breve sempre su questa pietraia in una specie di canyon, chiamiamolo così, una spaccatura nella roccia, e poi da lì ci sarà l'ultimo strappo per arrivare in cima, se ben ricordo. Ora piano piano proseguiamo. Dovrebbe essere quasi alla fine di questo canalone e guardate lì indietro, quella è la strada che abbiamo fatto e lì in alto dovrebbe aprirsi il panorama. Qui tutto abbastanza ghiaioso, ricordavo più pietra.
c'è più pietraia. Attenzione ai bolli gialli che qui indicano il sentiero per prendere vie che portano alle varie falesie. Non manca molto. Voilà. Da qui dovrebbe vedersi la Val Ferret, credo. La vediamo, Grand Jurasse che si sta scoprendo. Qui il nostro canyon. No, per la Val Ferret dobbiamo attendere. Il Grand Jurasse, il dente del gigante mezzo coperto, là in cima si intravede Punta del Bronner, la stazione della Skyway, ghiacciaio della Bremba, questo qui davanti che da che ne memoria io, quindi 2006-2007 si è ritirato, era tantissimo. Monte Bianco, Guinoard del Petorei, che dovrebbe essere quella, e poi questo spettacolo. Devo dire la verità, a me questo scenario qui, così, con rocce eccetera, è il mio preferito. Non piacciono anche i boschi, sì, ma questo è proprio il mio preferito in assoluto, questo scenario. Ora ho messo una cordina qui, ma niente di che. Guardate che bello, spettacolo. E là sopra dentro quella specie di panettone, quello del Mont Chétif. Da qui si gode di un bellissimo panorama su Courmayeur, sulla Val Ferret, Val Veny, e su tutta la Valle d'Aosta, cioè su una parte della vallata. Arrivati in cima e questo è il panorama. Guardate qui che figata, sempre bello. Questa qui sotto è Courmayeur, lì c'è il Trèves, si intravede da dove siamo partiti, la Val Ferret con Rifugio Bertone laggiù, là in fondo il Col Ferret, Testa Bernarda, là c'è il campeggio dove sono io, Grand Jurasse che si è coperto, pure il Monte Bianco, la Val Veny da qui non si vede. Ora un po' di riposo, 10 minuti e poi ritorniamo giù. Ok, siamo sbucati ora dal canyon, là c'è tutto la Checruit e Col Checruit dovrebbe essere, e davanti dovrebbe esserci il laghetto. Oggi purtroppo non riesco ad andarla a vedere, però è nella lista. Forse c'ero stato
30 anni fa, forse più o meno, però non lo ricordo bene e vorrei ritornarci. Magari se risalgo a fine luglio ci potrebbe scappare un bel giretto di lì, perché di lì c'è la balconata si fa la balconata della Valpini, mentre dalla parte opposta c'è anche la balconata in Val Ferret che è super panoramica sul Monte Bianco. E qui stiamo attenti a non sbagliare strada, perché sennò rischiamo davvero di andare giù a Dolon. Dovrebbe essere l'ultimo tratto su Pietraia questo, che poi ci ricongiungiamo alla strada che d'inverno diventa pista da sci, perché tutto quello d'inverno è il comprensorio di Courmayeur. Così arrivati alla fine di questa escursione, quasi a Près de Pascal, dove riprendo la funivia e scendo a Antrev. Devo dire che è stata una bella escursione, sempre bella, e come prima da solo devo dire che è andata bene. È stato leggermente diverso dal solito, però era una cosa che volevo provare, quindi l'abbiamo provata e con ottimi risultati. Ovviamente per la prima da solo ho scelto qualcosa che avevo già fatto, che conoscevo abbastanza bene, diciamo, quindi dai, sono contento. Ora, mamma mia, quante mosche. Ora prendiamo la funivia, ritorniamo in campeggio, poi magari oggi pomeriggio vado a fare 4 passi lì nei dintorni in Val Ferret e se riesco domani vado a fare qualche altro giretto. Quindi mi raccomando, lasciate like, iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video. Buona giornata.